Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questo tutorial sul DB, in verità sulla prima parte di questo tutorial. Bene, prima di addentrarci nel vedere come calcolare e perché si calcola in quel modo, è opportuno che facessimo un piccolo excursus sulla sua storia, come è nato, perché è nato, ok? E quindi anche sulla sua definizione. Il decibel, beh, già il nome ci sta a indicare che è una parte del bel, una decima parte del bel, in onore proprio di Alexander Graham Bell, fondatore di uno dei più grandi centri di ricerca e sviluppo al mondo, appunto i laboratori Bell, che poi sono coloro che hanno inventato il decibel. Volendo, il decibel non è un'unità di misura vera e propria. Poi in seguito sarà perché sarà più chiaro il motivo di questa mia licenza, ma bensì è una scala logaritmica, è un numero che esprime il rapporto tra due grandezze fisiche, ok? Grandezze che possono essere diverse, non anche voglio dire, potremmo mettere in rapporto anche un chilogrammo, un chilometro per dire, quasi tutte. Il bel poi, se è rilevato troppo grande per essere, diciamo, pratico nella maggior parte delle applicazioni quotidiane e tecniche anche, no? Pertanto poi si è deciso di utilizzare il decibel, che è appunto la decima parte di questo bel. Questo ci ha permesso e ci permette di avere una maggiore precisione nelle misure, nelle letture, rendendolo più adatto, diciamo, all'uso comune, simile a preferire i metri o i centimetri ai chilometri per misurare, insomma, gli oggetti più comuni, voglio dire, di certo per misurare il tavolo non usiamo il chilometro come unità di misura, ma i centimetri, un bicchiere, un armadio, usiamo un metro al massimo, si possono usare addirittura i millimetri, ma non i chilometri, non sono adatti. Del resto anche insomma, il bel rispetto al decibel, per questo motivo, non altro. Ehm, ma visto che, abbiamo detto, può trattare diverse grandezze fisiche, quindi è opportuno e sarebbe corretto ed è corretto specificare di quali di queste si tratta, cosa stiamo misurando, cosa esprime questo dB. Difatti possiamo avere il dBV utilizzato per misurare ovviamente la potenza con un punto di riferimento ad un watt. Preciso, ci sarà sempre un punto di riferimento, cioè un riferimento, perché abbiamo detto che si tratta di un rapporto tra due, diciamo, grandezze, quindi ci sarà sempre un riferimento. dBm simile a dBV perché tratta potenze, ma in riferimento 1 milliwatt e si usa in ambienti delle telecomunicazioni. Ok? dBA è utilizzato in acustica per misurare i livelli di pressione sonora utilizzando una curva di polarizzazione, cosiddetta curva di polarizzazione di tipo A, che riflette la sensibilità dell'orecchio umano alle diverse frequenze. Questo aiuta a misurare il suono in modo più conforme a come il nostro orecchio percepisce tali variazioni di intensità. Ok? Quindi quando vogliamo fare una misura, che tale misura deve rappresentare quello che noi potremmo percepire, bisogna usare questa curva di ponderazione di tipo A. dBV, utilizzata per misurare i livelli di tensione elettrica con un punto di riferimento a questo punto 1 volt. È comune, si usa in ambienti audio, nelle applicazioni elettriche ed elettroniche. Ed ecco il DBSPL, quello che ci sta insomma più a cuore a noi, ok? Utilizzata per descrivere la pressione sonora in aria o in altri mezzi con un riferimento a 20 micropascal, questo è il simboletto, che è considerata la soglia di percezione umana più bassa del suono, ovvero 20 micropascal è il suono più piccolo che il nostro orecchio riesce a percepire, né più e né meno. Poi ci ritorneremo su 20 micropascal quando poi calcoleremo i decibel, ok? dBu, che viene utilizzata principalmente nel settore audio per misurare i livelli di tensione audio in un circuito senza richiedere un carico specifico. Il suo punto di riferimento, il dBu, è 0,775, scelto perché ovviamente
e di 1 milliwatt di potenza attraverso una resistenza di 600 ohm, valore storico e tipico sempre di ambienti delle telecomunicazioni. Il DBU è utile per valutare i segnali audio in termini di tensione indipendentemente dal carico effettivo del circuito. Ed infine DBFS, ovvero di fondo scala, utilizzato nei sistemi di audio digitale e non solo. Il DBFS indica i segnali massimi che il sistema può gestire senza distorsione o clipping. Nella fattispecie 0 dB fs è il livello massimo possibile e tutti gli altri presenti, diciamo, esposti sono espressi con valori negativi rispetto a questo massimo. Ok? Facciamo un esempio. Questo diciamo è un indicatore di fondo scala. Vediamo lo 0, tutti i valori possibili sono negativi, meno 20, meno 10, meno 7 e così via. Qualcuno dirà AA è presente anche positivo, io dico AA è rosso però, quindi questo qua siamo in distorsione, ok? Per quanto riguarda quelli di tipo digitale, anche qua avremo uno 0, tutti gli altri valori negativi. Faccio notare, ma è un caso, non mi è capitato, me ne sono accorto dopo, però è opportuno precisare visto che ce lo ritroviamo. In questo caso il rosso è precedente dallo 0, perché? Perché il DBFS non utilizza un solo standard, ce ne sono diversi. Quindi lo 0, il valore di 0 è diverso, ok? Lo vedremo poi eventualmente per un approfondimento in seguito. Però in linea di massima, dopo lo 0 sono tutti negativi, ok? Ma perché usare una scala logaritmica? Beh, logaritmo semplicemente perché fa uso del logaritmo, dove questo ha una caratteristica di trattare grandi variazioni o fluttuazioni di dati tali da poterli contenere più agevolmente in un grafico per una maggiore facilità di lettura. Come lo può essere ad esempio in quello delle misurazioni acustiche. Difatti i livelli di pressione sonora possono variare da quelli appena percettibili, come lo può essere un fruscio delle foglie, a livelli estremamente elevati, come lo può essere appunto un jet in decollo, un aereo, quanto parte fa un rumore mostruoso, ok? Come anche trasformano le moltiplicazioni e le divisioni in operazioni di addizione e sottrazione. Questa è una caratteristica dei logaritmi che poi vedremo quando lo andremo a calcolare, poiché il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi. Vabbè, poi lo vedremo in seguito questo. Questo sempre rende più semplice vedere i rapporti tra queste porzioni, le porzioni tra questi rapporti, mettete come volete, ok? Cioè facilita sempre. Come anche, e non per ultimo sottolineo, la percezione umana di molte grandezze fisiche, come appunto lo può essere il suono o la luce, è approssimativamente logaritmica, cioè significa che noi percepiamo le differenze in modo proporzionale al logaritmo dell'entità piuttosto che all'entità stessa specifico. Se si raddoppia l'intensità sonora, noi non percepiamo il doppio nel modo più assoluto. Noi percepiamo questa differenza in funzione del logaritmo, ok? Non c'è questo rapporto diretto, lineare, ok? Utilizzare quindi una scala logaritmica nei grafici e nelle misurazioni riflette più fedelmente come gli esseri umani percepiscono queste variazioni, cioè quando noi vogliamo vedere su un grafico cosa noi percepiamo è opportuno usare una scala logaritmica. Facciamo un esempio. Questa è una scala lineare. Si vince dal fatto che i valori qui esposti 1000, 2000, 3000, 4000, vedete, hanno un rapporto diciamo pari a 1, si incrementa di 1, vedete, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e così via. Sono tutti uguali, nello stesso rapporto. Ora è chiaro che tra 1000 e 12000 noi su questa curva potremmo leggere facilmente i dati, non abbiamo difficoltà. Ma facciamo un esempio: se volessimo esporre anche un valore di 100.000,
100.000 rispetto a 10.000 vuol dire che è 10 volte più grande. Sto andando così a spanne, ok? Quindi cosa vuol dire? Questo grafico sarà 10 volte più grande e sul nostro monitor non ci andrà. Ci dovremmo spostare per andare a leggere un valore vicino a 100, 80, 90, ci dovremmo spostare. Ma nel leggere quel valore poi non avremo un riferimento su quelli più bassi, quindi dovremmo riscendere poi a vedere quelli più bassi e perderemo il riferimento a 80, 90, 100. È troppo grande. Qualcuno dirà, vabbè, lo riduciamo, lo comprimiamo. Sì, potremmo, certo. Ah, ma cosa vuol dire? Vuol dire che se questo grafico che ha presente è esposto un valore a 100 e 10 volte più grande, per farlo ritornare a come prima, quindi dovrà essere 10 volte più piccolo. Ma per rendere 10 volte più piccolo questo grafico vuol dire che questo divisore sarà 10 volte più piccolo. Quindi sarà, come faremo a leggere un valore in questo divisore piccolo 10 volte? Ma non riusciremo a leggere, lo faremo con grossissime difficoltà e quindi anche probabilmente con tantissimi errori. Non ci aiuta l'esposizione lineare quando sono presenti grandi variazioni. In un modo o in un altro avremo sempre grosse difficoltà. Diversamente, con la scala logaritmica, questa è la risposta in frequenza di un altoparlante, la risposta in frequenza da 20 a 20.000 è esposta in modo logaritmico. Un occhio, diciamo, esperto se ne accorge subito perché a span, così, tanto per fare un esempio, se dividiamo questo grafico verso la metà, dovremmo avere la stessa variazione a destra e a sinistra, no? A sinistra vediamo, la mia sinistra, vediamo che è variata di 500 e più, sulla destra è variata di 19.000 e più, ma non c'è più nessun rapporto tra i due, c'è una variazione enorme. Nel dettaglio possiamo anche notare, ad esempio, su questo segmento che va da 20 a 50 è variato di 30. Se prendiamo lo stesso segmento, e quindi 50-100, è la variazione 50 qua, non più 30. Lo stesso non è più 50, varia di 100. Sullo stesso dovremmo stare qua, non è varia di 100, è variata di 200. Più andiamo verso le frequenze più alte, più aumenta. Su questo segmento è variato di 1000, su quello successivo varia di 2000, su quest'ultimo è variato di 10.000, quasi un aumento esponenziale. Questo ci permette di avere una grande variazione, cioè il dato è variato da 1000, da 20 a 20.000, cioè è variato di 20.000 volte, 10.000 volte tanto, pardon. Non di 10 o 100. E nonostante tutto, noi possiamo leggere molto agevolmente tutti i dati presenti nel grafico. Nonostante tutto ci sia questa grandissima variazione. E questa è la qualità e la caratteristica di una scala logaritmica. È proprio questo. Ci agevola la lettura quando sono presenti grandi variazioni di dati. L'abbiamo visto, sulla scala lineare non ci aiuta nel modo più assoluto. Ci potremmo adattare, ma faremo degli errori, sicuramente. Da qui è nata l'esigenza di una scala logaritmica. Ok? Bene, mi fermo qua. Spero, come sempre, di non aver commesso questo errore. Eventualmente me li segnalate, correggiamo. Consiglio sempre a chi fosse interessato a questi argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, al limite fate cosa credete a me. E niente, ci sentiamo per la seconda parte. Ciao!